Conosci i principali gesti italiani? Sapresti dire quando si usano? Nel video di oggi vedremo i principali gesti, quelli che noi italiani utilizziamo con più frequenza. Per ognuno di loro vedremo il significato e soprattutto le parole che di solito accompagnano questi gesti. E ti consiglio di rimanere fino alla fine perché ho per te uno strumento utilissimo che ti permetterà di conoscere tutti i gesti più importanti che si usano in Italia. Prima di cominciare però ho un piccolo avvertimento. Ricorda che i gesti italiani non sono uniformi, cioè non si fanno allo stesso modo e non si usano con la stessa frequenza nelle diverse zone. Ci sono ad esempio dei gesti che io vedo solo su YouTube e non nella vita reale ed altri che magari si utilizzano molto nella zona in cui vivo e invece sono più rari da altre parti. Quindi ricorda che non c'è nulla di fisso, diciamo. Questi gesti non è detto che vengano utilizzati da tutti e allo stesso modo. Cominciamo? Ecco il primo gesto. Ancora? Che significa? Allora, questo è un gesto che significa che buono. Viene però usato specialmente dai bambini o quando si parla con i bambini. Un adulto non lo utilizzerebbe e questo è importante da sapere. Che buono! Il secondo gesto è questo. Ancora? Ne ho già parlato in un altro video. Questo, se non l'hai visto, ti consiglio di farlo. Lascerò il link nella scheda e nella descrizione qui sotto. Questo è un gesto scaramantico, serve cioè per allontanare la sfortuna, allontanare la iella, così come noi italiani la chiamiamo. Ebbene, immagina questa situazione. Io ho organizzato per domani una gita al mare e qualcuno mi dice: domani pioverà tutto il giorno. La mia reazione sarà di dire: facciamo le corna. Serve proprio per allontanare, in questo caso, la pioggia. Altro gesto. Di nuovo. Questo gesto di solito si accompagna alla frase da spararsi. È un gesto che indica pesantezza. Immagina questa situazione. Domani ho 5 riunioni al lavoro. Da spararsi. Ancora. Di nuovo. Che significa? Questo gesto vuol dire dimenticanza, significa mi sono dimenticato, mi sono dimenticata e spesso si accompagna alle parole che sbadata o che sbadato al maschile. Esempio, che sbadata, mi sono dimenticata di chiamare l'idraulico. Altro gesto. Ancora? Che significa? Significa che non mi importa, è lo stesso. Immagina, per esempio, la mamma dice al figlio: se non fai i compiti non potrai uscire con i tuoi amici a giocare. Puntualmente il bambino risponde in questo modo. Così. Questo gesto è chiamato fare spallucce. Le spalle sono proprio queste.
quindi le chiamiamo spallucce. Ha fatto spallucce o fa spallucce. Ancora. Di solito accompagnato con dai. Questo gesto indica sorpresa. Esempio, mi sono sposata. Dai, che bello, congratulazioni. Chissà se conosci il prossimo gesto. Ancora? Che significa? Significa desiderio, sta a indicare desiderio. Di solito si accompagna con se, magari. Esempio, pensavo fossi ancora in vacanza. Se, magari. E questo? In questo modo? Che cosa significa? Innanzitutto questo è fregarsi le mani e di solito indica contentezza. Che bello! Sono contenta! O anche non vedo l'ora! Esempio, stiamo organizzando una festa di compleanno a sorpresa. Che bello! Non vedo l'ora! Veniamo ora a un gesto difficile. Nella mia zona, devo dire, si usa molto, chissà se anche in altre zone, e sta ad indicare soddisfazione. Generalmente è accompagnato dalla parola modestamente e viene usato quando ci viene fatto un complimento, quando qualcuno riconosce che siamo stati bravi. Esempio, ho saputo che hai preso 30 e lode all'esame. Modestamente, in questo modo. Stai imparando qualcosa di nuovo? Se sì, ti invito ad iscriverti a questo canale e non dimenticare di attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile. Ovvero al bacio. Questo è un gesto che indica approvazione. Ci stiamo riferendo a qualcosa che è fatta molto bene, che non ha difetti. Esempio, questa pizza ti è riuscita benissimo, davvero, al bacio. Ancora? Ovvero, questo è metterci una croce sopra. Di solito si utilizza per dire io con te ho chiuso. Esempio, non abbiamo più nulla da dirci. È finita. Sì, un po' drammatico, però è così, si utilizza in questo modo. Ancora? Di solito si accompagna con le parole per carità e sta ad indicare rifiuto. Esempio, ti andrebbe di scrivere una relazione su questo punto? Per carità, sono già pienissima di lavoro, ma non ci penso nemmeno. O anche, ovvero, ho scritto giocondo, o anche, non c'ho mica scritto giocondo, proprio con l'uso di ciò, estremamente informale. Allora, devi sapere che giocondo deriva dal toscano e significa sostanzialmente sciocco, persona sciocca, persona poco intelligente. Quindi è un modo per dire sulla mia fronte non c'è mica scritto che sono scemo o scema, cioè che sono poco intelligente. Ti faccio un esempio. Per usare la mail devi innanzitutto accendere il computer. C'ho mica scritto giocondo, nel senso, è logico, chiaramente devo accendere il computer, non sono mica scema. Ancora?
di solito si accompagna con calma, calma, o anche piano, piano. Serve proprio per tranquillizzare qualcuno. Esempio, potremmo andare a New York, cercare un lavoro e trasferirci lì. Che ne dici? Calma, calma. Prima dobbiamo fare il passaporto, ok? O anche significa ma cosa dici? O anche ma cosa fai? Esempio, bevi il cappuccino dopo pranzo. Ma sei matto? Non lo farebbe nessuno in Italia. Ancora? Questo gesto è accompagnato spesso alla frase mi sta qui o anche non lo sopporto. Serve per riferirsi a una persona che proprio non riusciamo a digerire, che proprio non ci piace. Esempio, quel ragazzo è davvero arrogante, mi sta qui. Chiaro? Continuiamo. Ancora? Di solito si accompagna a è un dritto e è un gesto che serve per indicare furbizia. Quindi quando diciamo è un dritto significa è una persona molto furba e non sempre l'accezione è positiva. Esempio, Marco sa sempre cavarsela in ogni situazione. È un dritto. Ecco un altro gesto. Ancora? Che normalmente è accompagnato dall'espressione da mangiarsi le mani e serve per indicare rabbia, serve per indicare che ci dispiace molto che sia successo qualcosa. Esempio, ho perso un biglietto da 500 euro. Ah, roba da mangiarsi le mani. Che significa questo gesto? Allora, significa pesantezza. Dopo devo chiamare Luisa, è una logorroica. Significa che non ho voglia di chiamare Luisa, purtroppo. Come vedi, queste sembrano delle forbici e il gesto è proprio quello di tagliare. Infatti, taglia è ciò che di solito si dice se si parla quando si fa questo gesto. È una richiesta di sintesi. Esempio, immagina che io devo parlare urgentemente con te. Però tu stai in questo momento avendo una conversazione telefonica. Il gesto che io ti potrei fare per dire dai, chiudi la chiamata è proprio questo. Taglia, taglia in questo modo. Sempre in questo esempio potrei dire o ancora in questo caso stringi, stringi. Anche qui sto chiedendo di concludere la chiamata, di parlare meno, di portarla alla fine. E se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere un mi piace e ad iscriverti alla mia newsletter, così riceverai gratuitamente nella tua casella di posta elettronica una nuova video lezione in settimana. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.